Buongiorno a tutti. Oggi Nintendo Switch Lite è arrivata per un semplice cambio degli analogici. A detta solo E il pulsante L e ZR, ma ZR vedo che funziona, quindi vabbè, magari gli daremo una pulita o cambieremo il gommino, non lo so, magari si è rotto il gommino. Allora, mi avevano detto analogico sinistro, tasto L e ZR. Però stavo controllando anche l'analogico destro e se ne va da tutte le parti tranne dove dico io, quindi farò il cambio anche di questo. E ecco, l'analogico sinistro invece è gran difficile registrarlo, prima o poi, ecco, e come vedete io giro a sinistra ma non va a sinistra, cioè a destra non va a destra, a sinistra non va a sinistra, va un po' giù, va un po' su, ma non è per niente stabile. Ok, allora andiamo a vedere gli altri, no, indietro, dispositivi input. Allora, ZR funziona, R funziona, L no, non si sente neanche il click, quindi sarà saltato completamente il pulsantino. ZL funziona, questi funzionano, funziona un po' tutto. Ok, e cattura, home page, ok. Allora andiamo a cambiare i due analogici, andiamo a sistemare questo pulsante qui, gli diamo una controllata anche questi qua posteriori e vediamo cosa troviamo. Questa è una console mai aperta, a guardarla è ancora dritta, quindi non ha fatto banana, anche se può sembrare da così, sembra che abbia una sorta di banana, ma è la mia impressione. Forse da qua si riesce a capire un po' meglio. Vediamo. No, dalla telecamera non si riesce a vedere, però poi in fondo c'è la scocca che va un po' verso di qua. Ma non ha importanza. Allora, spegniamo la console. C'è anche il controllo genitori attivo e direi che questa sicuramente è la console di un ragazzo che ci va giù pesante. Quindi dovrò dare anche qua le mie raccomandazioni per un utilizzo un po' più leggero che non serve andare a distruggere la console. Sicuramente sarà da fare anche l'altro pulsantino, sia L che R, entrambi soffrono dello stesso problema, sono deboli, come ho già detto in altri video. SD non ne abbiamo, ma abbiamo molta polvere nel posto dell'SD. Giochi non ne abbiamo, quindi possiamo andare a togliere completamente la scocca senza problemi, senza preoccupazioni. Se c'è la SD o qualche gioco, la scocca non se ne viene fuori. Apriamo la scocca e vediamo peli di animale. Diamo una spazzolata, voilà. Allora, il pulsante c'è, ma è completamente schiacciato all'interno. Ed è ok, no, è distrutto. Vengono via anche pezzi. Aspettate che prendo il microscopio così vedete meglio. Pulsante, eccolo qua. Andiamo a mettere a fuoco e eccolo qua. Allora, qua c'è un pezzetto che è appena saltato via e quindi è completamente schiacciato all'interno. Può essere che sia caduta o non lo so, ma in ogni caso non è un buon segno. Spero che non si sia completamente staccato dalla scheda, che non abbia strappato le piste o abbia fatto qualche altra cosa di strano. Allora adesso andiamo a vedere l'altro. Questo qui è il pad, vedete questi aloni neri eccetera.
che non dovrebbero esserci. Questo è tutto lo sporco che si è accumulato, era entrato all'interno della console. Quando va a premere il carboncino qua, trova lo sporco di mezzo e non riesce a fare contatto. Da quest'altro lato, stessa cosa, sembra pulito, ma lo vedo io da qua sopra, senza il microscopio, c'è una patina un po' più scura, e magari anche sul carboncino, darò una pulita e tutto il resto. Il pulsante invece qua, come è messo? Schiacciato all'interno anche questo. Vedete che qua c'è la placca metallica che è schiacciata all'interno, quindi anche qua clicca per cliccare, ma io direi a questo punto o sistemiamo questo, che si può sistemare volendo, basta solo raddrizzare, è una placchetta metallica, si raddrizza, si rinforza il pulsante eccetera se è buono, altrimenti lo cambio direttamente e facciamo un servizio completo. Gli analogici di sinistra, ok, sono anche facili da maneggiare, nel senso che non serve smontare questa parte, non serve neanche smontare la placca, si può fare anche senza. L'analogico destro purtroppo bisogna smontare tutto e togliere la scheda per arrivare all'analogico di destra. Quindi per prima cosa facciamo questo, che è qua, in questa zona qua, e poi faremo l'altro con calma. Allora, adesso che abbiamo tolto la scheda vi faccio vedere il microscopio di nuovo. Allora, questa è la quantità di sporco che c'è, ok? È immensamente sporca. E sotto, chiaramente, ecco anche lì, come vedete, ci sono tracce di sporco sui tasti. Non chiedetemi come abbia fatto ad arrivare sotto, ma polvere e sporco arrivano dappertutto. E la condizione del pulsante, eccola qua. Bello macinato, come si vede bello aperto come un melone. Però è ancora attaccata alla scheda, ok, quindi non ha strappato le piste, non ha fatto nulla di che, e questo qui chiaramente è rotto sotto, quindi verrà completamente cambiato. Adesso lo togliamo, aria calda, e gliene mettiamo uno nuovo, che di recente mi è arrivato il, il restock di pulsanti nuovi, un sacco di pulsanti nuovi, quindi sono messo bene per questa cosa. Sono messo un po' male invece per gli analogici, ma vorrei tentare a fare una cosa, perché questi analogici qua sono di quelli che si possono aprire, ok? Ce ne sono di due tipi, ci sono quelli che non si riescono ad aprire e quelli che si riescono ad aprire. Questi qua sono quelli che si riescono ad aprire perché hanno le alette, quindi basterà andare a aprire le alette, la carcassa qua di metallo se ne viene via, magari c'è solo dello sporco all'interno, come abbiamo visto per il resto della console. Gli darò un giro di vedete tutto sporco qua, gli darò un giro di eh, come si dice, ultrasuoni, ok, all'intero analogico smontato chiaramente, e lo rimetterò insieme e vedrò se ha risolto il problema e se è tornato come nuovo, altrimenti chiaramente lo vado a sostituire, ma intanto posso andare anche a fare questa cosa qua. Allora andiamo a fare questo pulsantino qua, aria calda, e andiamo a toglierlo, un po' di flussante giusto perché così ci aiuta. Ok, il pulsante è fuori, tutto bello disintegrato, e niente, si è anche un po' sciolto, ma non pazienza, a me non importa. Andiamo a prendere un pulsante nuovo. Ecco qua il nostro bel pulsante, bello fresco, pulito, tutto il resto. Allora adesso gli andiamo a mettere un po' di stagno normale, che ci aiuta a evitare di scioglierlo. Ok, adesso il pulsante è messo in posizione. Sì.
Io continuo a trovare peli ovunque. E adesso andiamo a rifinire qua ai lati e dietro, così il pulsante se ne può stare bello tranquillo e solido. Ok, questa parte è terminata, quindi gli andiamo a rimettere su tutto. E poi ci concentriamo su questa cosa di qua. E non vi faccio vedere chiaramente la stessa cosa, adesso andrò a smontare la cosa, andrò a smontare la console, vedrò questo pulsante qui, cambierò l'analogico che c'è di qua e basta, il lavoro è finito, quindi salto tutta questa cosa qua che è inutile da vedere, visto che l'avete già vista da questo lato qua, e ci rivediamo dopo, quando ho terminato tutto. E mi sono appena ricordato che volevo farvi vedere qua il discorso dell'analogico. Allora, andiamo sotto al microscopio, così vi faccio direttamente vedere cosa faccio con questi analogici qua. Allora, questi analogici qua hanno queste alette qua, che sono anche facili da aprire rispetto agli analogici che si vedono così. Allora, io qua ho un altro analogico usato, distrutto, eccetera. Vedete, ecco, questa è la differenza. Questi sono gli analogici, ok? Che si può aprire? Sì, ma è molto difficile. E bisognerebbe alzare completamente queste alette qua, a destra e a sinistra, per riuscire ad aprire l'analogico. Quindi, siccome questi qua sono parecchio difficili da fare, preferisco sostituirli, ma questi magari un'occhiata vale la pena darli. Quindi basta solo andare con delle pinze molto fine ma robuste, si aprono le alette, con calma e delicatezza, perché basta poco, si rompono e poi non riuscite più a richiudere il controller, l'analogico. Piano piano. Ok. E adesso ci sono a destra e a sinistra un paio di clip. Ok? Andate con una pinzetta, ok? Sclippate la clip in qualche modo. Scusate se non si vede molto bene sotto il microscopio. Dopo gli daremo un attimo un po' più di forma quando ce l'avremo fuori, ok? Andiamo a farlo anche da quest'altro lato. Ok, dovrei essere riuscito. E ce n'è uno anche qui in mezzo, quindi oltre alle alette anche qua sta venendo fuori, sta riuscendo l'impresa. Ecco, vedete che si sta aprendo. Ora manca solo questo lato qua. Ecco, e il pulsante si è aperto. Allora, abbiamo la parte sottostante, abbiamo la membrana dove ci sono appunto i carboncini che determinano la posizione dell'analogico.
abbiamo una molla per aiutare il movimento e abbiamo anche una rondellina che poi servirà a tutto chiaramente. Allora, poi vi faccio vedere com'è la situazione qui. La situazione qui è un po' sporca, come tutto il resto. Allora, ecco qua. Questo è l'interno di un analogico. Ci sono le mollette che fanno contatto sui carboncini, queste andranno pulite, ok? Questo qua è quello che per il pulsante che c'è all'interno dell'analogico, questo qua, eccolo qui, quello che fa L3 o R3, ok? E vabbè c'è il meccanismo, come chiaramente poi si vede che è tutto sporco. Quindi adesso andrò a disassemblarlo, tolgo questa parte qui, tolgo la parte centrale, se riesco a prenderla. Potrei anche rovesciare tutto, ma non mi va. Voglio farvi vedere chiaramente. Quindi poi si libera questo. Possiamo prendere questo. Dopo, per liberare questo, dobbiamo andare a prendere il pomello da sotto e girarlo. In questa maniera si sblocca, ok? Il pomello viene via. Possiamo andare a togliere la parte centrale e andiamo a togliere poi l'ultima molletta qua, ok, e tutti i componenti poi a questo punto sono qui: pomello, le due mollette, la parte centrale e via discorrendo. Quindi adesso andiamo a fare una bella pulizia di tutto, dallo sporco, dal grasso, silicone, tutto quello che ci può stare sopra, e andiamo a riassemblare. Ok, adesso che è bello ripulito non dobbiamo fare altro che rimontarlo. Quindi andiamo a prendere una delle nostre prime mollette, anzi le prendiamo tutte e due e le inseriamo nel loro posto, e poi andiamo a prendere quello che serve. Allora, questo non ha un verso, quindi andiamo a prendere la parte centrale, ci assicuriamo che sia al suo posto, ok, che si muova insieme. A questo punto andiamo a prendere il pomello, glielo mettiamo così e andiamo a girare, così lo blocchiamo, e andiamo a mettere l'ultimo pezzetto sopra, se vuole. No, non vuole. Ok, ok, anche questo assicuriamoci che entri nel suo alloggiamento e che si muova insieme alla molletta. Ok, andiamo a mettere il pezzetto per il pulsantino, ok, e dopodiché ci va la rondellina, così tiene tutto insieme. Sopra ci va la molla con il cono che va verso l'alto, e qui viene la parte difficile, perché adesso è il momento di riassemblare e potrebbe essere difficoltoso. Allora, chiaramente ha un verso specifico, ok, e se non sbaglio è così. Ci sono dei segni precisi da rispettare. Aspettate che vado sotto il microscopio così magari riuscite a vedere. Allora, qui c'è un perno, lo vedete? Questo qua in alto a sinistra, e poi c'è un perno qui in basso, eccolo qua, questo qua. Questi due sono i due punti indicativi, ok, che vengono rispettati anche su questa placca qua, ok? Il punto in alto a sinistra e poi questo qui in basso. Quindi la nostra
placca deve andare in questo verso qua, ok? Dopodiché il discorso qua della membrana qua in mezzo, quella blu, anche questa chiaramente ha un verso. Io mi baso sul pulsantino qui. Questo qui è il terminale del pulsantino e anche qui c'è questo qua, come vi ho detto prima, il pulsantino. Io non faccio altro che girarlo, ok? Scusate, girarlo in modo che il pulsantino stia sulla sinistra e glielo vado a mettere sopra. La molla romperà un pochino le scatole, ma non ci si può fare nulla, fa parte del gioco. Un'altra alternativa, potete andare a prendere la placca, adesso non serve più il microscopio, se no non si riesce più a capire nulla. Potete andare a prendere la placca e metterci la membrana dentro, ok? Così la membrana sta ferma lì dentro perché ha delle alette qui di plastica che spuntano fuori a destra e a sinistra, vedete? Non si muove, rimane lì in bella in posizione. Quindi voi non potete fare altro che andare a mettercelo sopra e spingere giù il pulsante. E giusto per criterio, siccome prima abbiamo spostato le clip a destra e a sinistra, se volete, prima di chiudere tutto, forse è meglio, e stai fermo lì in posizione, prima di andare a richiudere tutto andiamo un attimino a ridargli la forma alle clip, in modo che poi quando vanno sulla carcassa di plastica aderiscono bene. Questo è fatto, non serve tantissimo, e questo è fatto, altrimenti se le piegate troppo non riuscite più a metterlo su, deve essere perfettamente piatto, appena proprio verso l'interno, ma senza che vi ostruisca il passaggio. Ecco, una volta fatto si chiude con le clip normali, avete sentito il click, ok? E dopo possiamo andare a richiudere anche queste alette che avevamo aperto prima. Quindi con la punta andiamo a spingerle verso l'interno. In questo modo blocchiamo tutto l'analogico di nuovo. Allora, controller e sensori, andiamo a calibrare questo stick. Oh wow! Ok, la pulizia è stata più che sufficiente. Molto bene. Noi abbiamo risparmiato un pezzo e l'analogico è tornato perfettamente funzionante. Molto bene. Allora, torniamo indietro. Adesso andiamo a provare il pulsante. Perfetto, clicca benissimo. ZL funziona molto bene, le frecce funzionano. Ok, meno, cattura, perfetto. Molto bene. Allora adesso spegniamo e procediamo con il resto. Un consiglio: quando andate a svitare e avvitare sulle Nintendo Switch Lite, prendete in mano la console, perché altrimenti mi è capitato personalmente che nel momento in cui si vada a stringere la vite e si vada a premere, la pressione vada a infierire sull'analogico e anche sulla scocca, perché chiaramente l'analogico è fissato con le viti alla scocca. La scocca è di plastica, quindi se l'analogico sforza troppo fa venire via le viti dalla scocca, eccetera, rompe la scocca fisicamente. Quindi ecco, è un avviso che do volentieri per evitare problemi. Quindi tenetela in mano, fate in modo che sia la vostra mano
a prendere la pressione quando andate ad avvitare e a svitare le viti sulla console. Andiamo a vedere il pulsante come è messo. Allora, il pulsante qui è messo benino. Vediamo un po' sul retro. Ok, le alette non sono aperte troppo, ma è bene andare a fare di nuovo un po' le saldature, perché come vedete sono scarse. Ok? Si vede qua, c'è pochissima saldatura. Queste si crepano e poi si spezzano qui. Quindi andiamo a rinforzarle. Ok? Questo è un pulsante che tutto sommato sta bene, non ha piegature evidenti o altro, quindi lo facciamo per tenerlo salvo e al sicuro. Ok, allora adesso ho finito di mettere a posto anche questo analogico, mettere a posto i pulsanti, pulizia completa e tutto il resto. La console è ancora mezza smontata, ma è solo perché voglio essere sicuro che questo funzioni. Andiamo controller e sensori, calibrare gli stick e perfetto, non fa più cose strane come prima. Quindi anche questo bastava una semplice pulita. Tutto a posto. Ok, andiamo a vedere il resto. Pulsanti A, B, Y, X più R, ZR, R3, home page, perfetto. Ok, allora la console è stata sistemata tutta con successo, robetta semplice diciamo, è più il tempo a dover smontare, pulire e rimontare più che in sé il fattore semplicità, insomma, ecco. E quindi niente, io il video lo termino qui, non serve che vi faccia vedere come rimontare la console, sono sicuro che riuscite a farlo da soli se siete arrivati a questo punto. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, se avete bisogno di qualsiasi cosa, come sempre rinnovo l'invito a andare sotto con i link in descrizione, venirmi a trovare e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!